Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti parlo di una cosa un po' particolare, la NASPI e la DIS-COLL, indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL. Cosa sono? Se ne parla tanto, ma in realtà nessuno sa cosa siano esattamente. Quindi cerchiamo di fare un punto della situazione di queste due indennità. Prima di iniziare il video vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. E poi, se hai delle domande, puoi sempre commentare qui sotto a questo video, così posso leggere le tue richieste. Oggi vediamo le principali caratteristiche delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL. A seguito delle modifiche apportate dal Jobs Act, scusate il mio inglese, al momento sono disponibili questi due tipi di ammortizzatori per le persone che sono disoccupate. La NASPI, che sarebbe Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, che è operativa dal 1 maggio 2015, che garantisce un'indennità per un massimo di 2 anni ai lavoratori dipendenti che perdono l'impiego involontariamente. Secondo, la DIS-COLL, riservata ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa rimasti senza lavoro della durata massima di 6 mesi, estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca. Dal 1 di gennaio 2017 non sono più operativi questi tre sostegni. L'indennità di immobilità, a cui avevano titolo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato coinvolti nelle procedure di licenziamento collettivo. Secondo, il trattamento di disoccupazione speciale edile rivolto ai lavoratori di questo settore. E terzo, la mobilità in deroga, che è una prestazione integrativa che era gestita a livello regionale. Tutti i percettori di NASPI e DIS-COLL devono registrarsi come disoccupati presso il centro per l'impiego e devono partecipare alle iniziative di politica attiva concordate con i servizi. Diciamo che questa è la base. Ora vi spiego la NASPI e poi dopo vediamo la DIS-COLL. La NASPI sostituisce la ASPI e la mini ASPI e dal 2017 è l'indennità di disoccupazione unica per i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per la disoccupazione agricole, che segue logiche ben diverse, ecco, che comunque è riservata agli operai agricoli e assimilati. Come avere la NASPI? Primo, cessazione del rapporto di lavoro dipendente involontario. È escluso in linea generale che chi dà le dimissioni, salvo le dimissioni per giusta causa assimilate a un licenziamento, o concorda la conclusione del rapporto con il datore di lavoro, che si chiama risoluzione consensuale. Secondo, versamento di almeno 13 settimane di contributi di lavoro negli ultimi 4 anni. Terzo, lo svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. Durata, cioè quanto tempo si può prendere? La NASPI viene pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione, cioè di lavoro, negli ultimi 4 anni, quindi per un massimo di 2 anni. L'importo, cioè quanti soldi. L'importo mensile dell'indennità, che non può superare nel 2021 i 1.335 euro, è correlato alla media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 4º mese, che poi in teoria questo decalage volevano o vogliono toglierlo. Diciamo che siamo un po' in ballo anche su questa decisione. Presentazione delle domande e pagamento. La domanda di NASPI deve essere presentata online sul sito internet dell'INPS
entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità decorre, quindi parte dall'8° giorno successivo all'inizio della disoccupazione. Se l'istanza perviene, quindi arriva nei primi 8 giorni, o dal giorno seguente a quello della presentazione, sempre che questa avviene fra il 9° e il 68° giorno. Il pagamento della NASPI viene sospeso se si rientra al lavoro con un contratto a tempo determinato non superiore a 6 mesi. La liquidazione della NASPI riprende per il periodo residuo allo scadere del contratto. Il pagamento viene invece interrotto se si attiva un contratto a termine per più di 6 mesi o a tempo indeterminato, incluso l'apprendistato o quando si raggiunge il diritto alla pensione. In caso di un nuovo lavoro, autonomo o parasubordinato, bisogna dichiararlo all'INPS entro 30 giorni e bisogna dire il reddito annuo presunto, che se inferiore a 4.800 euro come lavoro autonomo propriamente detto, o 8.000 euro in caso di collaborazione, che dà diritto alla corresponsione di un'indennità ridotta. Ora vediamo la DIS-COLL. La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti senza lavoro ed iscritti in via esclusiva, attenzione, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, che abbiano versato dal 1° di gennaio dell'annualità precedente a quella di riferimento almeno 3 mesi di contributi, inclusi eventuali contributi figurativi in caso di maternità. E ci sono 4 passaggi. Primo, dal 1° luglio 2017 possono accedere a questa prestazione anche assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Secondo, i richiedenti devono essere privi di partita IVA. Se questa risulta inattiva, deve essere chiusa prima della presentazione della domanda. Terzo, l'indennità DIS-COLL copre la metà dei mesi di contribuzione riconosciuti e viene corrisposta, quindi pagata, per un massimo di 6 mesi e non prevede il pagamento dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Quarto e ultimo punto. L'indennità viene sospesa per un massimo di 5 giorni se il beneficiario trova un lavoro alle dipendenze di qualcun altro. Presentazione della domanda, cioè come si chiede. Come per la NASPI, la domanda va presentata online sul sito internet dell'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità decorre, quindi inizia, dall'8° giorno successivo all'inizio della disoccupazione, se l'istanza perviene nei primi 8 giorni, o dal giorno seguente a quello della presentazione, se questa avviene, quindi se la domanda avviene fra il 9° e il 68° giorno. Per ultimo vediamo l'importo, cioè quanti soldi. L'importo della DIS-COLL è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati ed è soggetto a un massimale di 1.314 euro, anche qui con la riduzione del 3% ogni mese a partire dal 4°. Quindi prima di concludere diciamo che questi erano i punti essenziali e principali della differenza tra la NASPI e la DIS-COLL. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato, ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto, inoltre qui sotto avrai la possibilità di abbonarti al mio canale, infatti con soli 99 centesimi avrai la possibilità di aiutare e di sostenere il mio canale di YouTube, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto!
Ciao! Oggi voglio presentarti i miei fantastici orologi. Se ti piacciono i miei video e vuoi far parte della mia community, allora questi orologi fanno proprio al caso tuo. Oppure puoi anche regalarli a qualcuno a cui vuoi bene. Per vederli e per avere maggiori informazioni, basta che ti colleghi al mio sito internet. Hanno un prezzo veramente eccezionale e la spedizione è sempre gratuita. Ti aspetto!